all'inizio alcuni che hanno preso l'Apocalisse hanno cominciato a dire: ma guarda, forse il dragone che esce dal mare è quell'imperatore romano del 70 d.C. che ha invaso quella che oggi chiamano Terra Santa e ha distrutto Gerusalemme. E quindi ha cominciato, per esempio, vi sto facendo un esempio concreto, per leggere l'Apocalisse in una chiave storica che è al passato. L'Apocalisse allora racconta gli eventi che sono accaduti quando nel 500 e passa avanti Cristo Babilonia ha preso sotto cattività il popolo di Israele e c'è stata la prima distruzione del Tempio di Gerusalemme. Poi una seconda distruzione del Tempio di Gerusalemme è intervenuta ai tempi dei Romani, credo fosse il 70 o giù di lì. E quindi forse questa è una lettura che può far aderire a una storia già avvenuta, passata, quella che Giovanni invece viveva come una rivelazione. Esiste un filone di questo tipo. Poi esiste il filone di tipo opposto, e cioè quello che è scritto nell'Apocalisse deve ancora succedere. E quindi parlate con i testimoni di Geova, per esempio. I testimoni di Geova sono un esempio in cui l'archetipo apocalittico ha posseduto le coscienze di quel gruppo, perché di tutto il cristianesimo e anche poi della portata in realtà dell'Antico Testamento sono particolarmente legati e interessati all'Apocalisse di Giovanni, più che a qualunque altro testo. E se ne parli con loro, viene fuori che l'idea di fondo per i testimoni di Geova è che quello che c'è scritto nell'Apocalisse di Giovanni succederà, ma non sta per succedere, sta per succedere. E sta per succedere più o meno così come c'è scritto, cioè non è troppo simbolico. E questa è un'altra lettura, l'imminenza della fine. Noi seguiremo invece un binario. Da un lato seguiremo una interpretazione in chiave archetipale dei contenuti dell'Apocalisse di Giovanni. In particolar modo il nostro riferimento principale, come già potete immaginare, sarà Carl Gustav Jung, che ha tracciato delle linee guida molto interessanti, secondo me, per spiegare in una chiave globale che cos'è l'archetipo Apocalisse e cosa sono i simboli che si costellano a questo archetipo. Questa è una visione che possiamo definire collettiva, globale, riguarda tutti, dall'Africa al Canada, dall'Australia agli Stati Uniti. Vi parlavo però di un binario, quindi la seconda linea, che invece seguiremo, è quella un po' più esoterica, in cui l'Apocalisse assume i connotati di qualcosa di individuale, e dove i protagonisti sono proprio i corpi sottili e la costruzione, in particolar modo, di un secondo corpo, fatto di quelle energie di cui parlavamo prima, e che la tradizione occidentale ha conosciuto con espressioni tipo veste di gloria, corpo di luce, soma eliakon in Giovanni, cioè corpo solare, in Giovanni si chiama così, corpo adamantino. Queste espressioni si equivalgono, anche se appartengono a retroterra culturali diversi, così come mundus imaginalis, che abbiamo usato prima, equivale in una certa misura a inconscio collettivo ed equivale in un'altra misura a piani astrali, che è un'altra espressione tipica di un certo tipo di esoterismo occidentale.
Quindi avremo contemporaneamente una visione collettiva e una visione individuale. Qual è la differenza tra queste due visioni? Nella visione collettiva, tutti noi, intesi come umanità, subiamo l'attivazione dell'archetipo Apocalisse. E vi dirò qualcosa ora. Sul piano individuale, invece, c'è quello della costruzione di questa veste, che poi ha uno scopo ben preciso. Siamo impegnati individualmente, cioè devo decidere di farlo e devo sbattermi per ottenerlo, e non è cosa da poco. È la chiave di tutti quei percorsi spirituali. Nel caso quindi di una visione globale, la caduta del velo che cosa sarà? Sarà una scomoda verità, e cioè che il mondo così come lo conosciamo, l'insieme di valori su cui abbiamo costruito la nostra storia recente, il nostro sistema economico, socio-economico, geopolitico, finirà. Il mondo così come lo conosciamo finisce. Non vuol dire fine del pianeta Terra o dell'umanità, ma l'ordine di cose che regge questo sistema è destinato, come è sempre stato nella storia, è destinato prima o poi a lasciare spazio a qualcos'altro. Quando le forze contendenti creano una tensione inimmaginabile, si arriva agli strappi, e gli strappi di solito precedono grandi cambiamenti. L'altro invece sarà l'Apocalisse, corpi sottili, in piano individuale, sarà l'Apocalisse intesa come la rivelazione o caduta del velo, intesa proprio come processo di illuminazione personale, individuale, il soggetto individuato, realizzato o illuminato, così come le tradizioni orientali ce l'hanno fatto passare. Ovviamente questi due discorsi viaggiano parallelamente, ma non è affatto detto che si intersechino. Sono in fondo, per quante cose in comune ci possano essere, sono paralleli. Da un lato, chi può, vuole o desidera potrebbe essere impegnato nell'occuparsi di far cadere il proprio velo e raggiungere quindi stati di coscienza sempre più elevati. Compito individuale. Ma se questo compito individuale lo faccio io, lo fai tu, lo fai tu, lo fai tu, lo fai tu, e riesce in misure diverse a un po' di noi, ha riverberi ed effetti sul piano collettivo. Perché? Non per forza perché il nostro esempio di belle e buone persone debba servire agli altri, ma perché in realtà se riesco a fare questo lavoro su di me ho digerito un pezzettino di quell'ombra dell'inconscio collettivo. Ho fatto un lavoro di pulizia che passa attraverso di me, ma ha effetti e riverberi intorno a me. L'altro piano invece è infrastorico, cioè getta le basi di quella che poi diventa la storia. È banale dire la storia siamo noi e la facciamo noi, è vero che è banale, è uno slogan ormai quasi pubblicitario, però non è falso, sarà banale, ma non è falso. È un po' scomodo addirittura, se la prendo per buona, essere chiamati a cotanta responsabilità nei confronti di chi ci ha preceduto e di chi ci seguirà, evidentemente. Però io adesso vi lancio alcuni esempi per mostrarvi in che modo un archetipo come quello dell'Apocalisse nel corso della storia si accende e si spegne, si accende e si spegne, determinando, perché secondo me ne è la causa, alcuni sommovimenti che hanno poi effetti giganti nel corso della storia. Per esempio, quando Giovanni scrive questo libro siamo nella primissima epoca dopo Cristo, siamo quasi contemporanei, no? E vi ricordate che il cristianesimo dei primi secoli, fino a che non si è istituzionalizzato, cioè quando ha smesso di darli ai leoni ed è diventata la religione accettata dell'impero, vi ricordate che i primi cristiani hanno vissuto San Paolo, eccetera, eccetera, nella imminenza, convinti dell'imminenza del ritorno di Cristo. Tutta la prima letteratura cristiana parla del è ora, è qui, sta arrivando, Cristo sta tornando, era il loro momento apocalittico.
Quando vivi nell'imminenza del ritorno di Cristo vuol dire che vivi nella convinzione che il cristianesimo si stia per compiere, perché io vi ricordo che la storia del cristianesimo non è che finisce con la resurrezione e basta, cioè lui muore, sepolcro, risorge, si trasfigura, ascende con una promessa: ragazzi, torno, e quando torno è per instaurare il regno definitivamente. E tutti i primi cristiani hanno vissuto proprio convinti, una fede bruciante del fatto che di lì a niente Cristo sarebbe tornato a instaurare il regno. Questo è l'inizio del cristianesimo. E che il cristianesimo cosa doveva fare in quegli anni? Nascondersi. Era un cristianesimo che era ancora alle prese con la persecuzione. Poi il cristianesimo invece si instaura, nasce la Ecclesia. In un certo senso Cristo torna per instaurare il regno, ma non nel senso in cui se l'aspettavano i primi cristiani. Torna e si instaura il regno della Chiesa. Cioè è ancora una visione collettiva e non individuale, è ancora la riproposizione dell'archetipo del popolo di Israele, cioè di una comunità. Nasce la Chiesa, le sue vicende, eccetera, eccetera, e si comincia a parlare meno dell'imminente ritorno di Cristo. Si chiama la seconda parusia di Cristo, non è più l'argomento nella sua imminenza, non è più l'argomento principale. Si cominciano a gettare le basi, letteralmente, gettare le basi di quella che diventa la religione cattolica, per esempio. E abbiamo i filosofi chiamati padri della Chiesa, che sono dei dottori raffinatissimi, il cui pensiero è tutto impegnato nel giustificare razionalmente i dogmi, man mano che i dogmi vengono definiti. Dare una sorta di sostegno razionale ai simboli. Prima i simboli si praticavano nel silenzio e nel mistero e poi dopo cominciano a diventare argomento di discussione. Una volta che smettono di perseguitarmi, ti devo convincere o convertire alla mia religione, allora ti devo spiegare delle cose. Devo farti capire perché dovresti credere a quello che ti dico. Capite? Intanto la storia viaggia, l'archetipo apocalittico si inabissa per un po' e poi riemerge. Riemerge quando? Nel pieno del Medioevo. Arriviamo nel IX secolo, arriviamo quasi, anzi nel X secolo, all'alba dell'anno 1000, comincia a girare l'espressione 1000 e non più 1000. Cioè, nel momento in cui una cosa convenzionale, come la data, ci prospetta un cambiamento epocale, il primo millennio, si diffonde nelle coscienze di tutti la percezione di essere arrivati alla fine. E 1000 e non più 1000 è stato un motto. Ma in effetti che anni erano? Com'era in Europa, per esempio, l'anno 1000? Si parla molto dell'oscurantismo, no? Questa parola, del Medioevo. Magari avete visto anche quei film, insomma, prendendo Il nome della rosa, l'ha ritrasmesso da poco, lì siamo 3 secoli dopo. L'idea che abbiamo noi che ci fosse un'atmosfera pesante. Ma anche questa forse è un po' un pregiudizio, ragazzi. Stiamo parlando di centinaia d'anni, milionate di persone, non è che vivessero tutti così, no? Flagellati. Quella è la nostra idea, è la nostra proiezione, in realtà. Insomma, Medioevo è lungo, Europa è grande, ci sarà stato un po' di tutto. Poi, che ci fossero i roghi, che ci fosse l'Inquisizione, nessuno ovviamente questo lo potrà mai negare, perciò magari si respirava un'aria non troppo dissimile da quella che si respira oggi, a qualche migliaio di chilometri da qui, per esempio. Però l'idea che si fosse arrivati alla fine è importante, perché? Perché il Medioevo è caratterizzato per 1000 anni da un certo tipo di struttura, di pensiero, che tende a fare della religione la matrice politica. Tutto è regolato dalla religione. Dio interviene direttamente nelle vite di tutti. Quando le cose andavano bene, è grazie a chi? Grazie a Dio. È grazie a Dio. E quando le cose andavano male, se l'è presa perché avrebbe fatto qualcosa. Ci punisce. E quindi tutto era sempre spostato sul piano del trascendente, finché non arriva il Rinascimento. E abbiamo una rivoluzione che è chiamata scientifica. E la rivoluzione scientifica crea un cambio di paradigma. Qual è l'evento che per eccellenza simbolicamente rappresenta questa rivoluzione nelle menti e nelle coscienze di tutti?
La rivoluzione copernicana. La rivoluzione copernicana è il simbolo supremo di qualcosa che è successo nelle coscienze di tutti. Ma come? Non è il Sole che fa il giro? Siamo noi che giriamo. Questo, anche se negli effetti visibili non cambia niente, nelle coscienze cambia tutto, perché sposta totalmente il paradigma della percezione che abbiamo di noi su questo pianeta nei confronti della più importante tra le stelle, l'astro che per eccellenza identifica la vita sulla Terra, il Sole. Da lì, rivoluzione scientifica, cominciano a passare nuove idee, i roghi cominciano ad allentare le fiamme, fino a sfumare. Gli ultimi roghi sono dell'inizio del Settecento, della metà del 1700, e solo in alcune zone un po' più estreme nel fondamentalismo, tipo la Spagna per esempio. Però già nel 1700 soffia un nuovo vento. Dalla rivoluzione scientifica si prepara il terreno alla rivoluzione industriale. E lì la storia della filosofia cambierà radicalmente, con due eventi in particolar modo collegati: l'illuminismo e la rivoluzione francese. Lì si stacca il piano divino dal piano politico. E l'illuminismo è qualcosa che noi europei, dal momento che l'abbiamo attraversato, ha cambiato radicalmente il rapporto col sacro. Il rapporto col sacro diventa individuale, intimo. Il sacro è la tua sfera intima, non è più le leggi, la politica, grazie a Dio, comincia a diventare più importante l'individuo, il soggetto. Mi spiego. E l'archetipo apocalittico si inabissa nuovamente. Perché si inabissa? Perché inizia una stagione di crescita, dove le cose importanti sono altre: il lavoro, il denaro, l'accumulo del denaro. E di conseguenza le lotte di classe, tutto quello che abbiamo conosciuto dalla fine dell'Ottocento fino a oggi. Eppure questo grande cambio di paradigma, siccome ha sciolto alcuni valori, ha portato delle conseguenze. L'archetipo apocalittico l'abbiamo visto vibrare forte all'inizio del Novecento. Una frenesia si impossessa degli europei. E nonostante liberté, égalité e fraternité del motto della rivoluzione francese fosse ancora vivo, stampato sotto la nostra pelle, noi senza vergogna riempiamo le piazze dietro il leader di turno, tutti così, piuttosto che tutti così, e alla domanda se vogliamo la pace o la guerra abbiamo il coraggio di rispondere che vogliamo la guerra. La coscienza di molti, troppi forse, viene posseduta da un archetipo, e i totalitarismi si affacciano nella storia con tutto il carico di sangue, che è un carico che sta tra due guerre mondiali nello spazio di una quarantina d'anni. Vi sto solo facendo questo, ovviamente dovete collegare questo al tema archetipale, non è certo storia, cioè è storia, ma dico non è una lezione di storia. Quando arriviamo alla fine della seconda guerra mondiale, dove è successo qualcosa che porta il nome di Olocausto, e che quindi ha dei connotati apocalittici nel senso più tragico del termine, no? Della fine, del disfarsi di tutte le cose, abbiamo conosciuto di nuovo una stagione in cui l'archetipo apocalittico si nasconde. Perché? Perché viviamo l'epoca della ricostruzione. E con la ricostruzione un boom economico che anche l'Italia ha conosciuto, no? I grandi anni 50, 60, soprattutto gli anni 60, prima parte degli anni 70, tutto è possibile, carrierismo, una specie di euforia generalizzata. Si stava bene, in una certa misura si sapeva di stare bene, soprattutto chi era passato dalla guerra, no? Si rende conto di quanto sta bene. E questo ampio respiro. Ma l'archetipo apocalittico, come nelle onde, no? Appena si è inabissato si prepara a tornare su. Cos'è che sfaldò l'impero romano? Dicono gli storici. L'impero romano si è sfaldato quando tutto l'insieme dei valori etici su cui si era retto si sono sfaldati. Con lo sfaldarsi della tenuta psichica di valori comuni e collettivi
si genera poi lo sfaldamento di tutto il resto. Oggi gli anni 60 sono finiti, gli anni 70 sono finiti, con gli anni 80 abbiamo cominciato a vedere qualche ombra, e non parlo solo di economia, ma parlo anche di quei fenomeni che l'Italia ha conosciuto a partire dalla metà degli anni 70, i famosi anni di piombo, per esempio, no? Che cominciano a gettare delle ombre. E poi arriviamo oggi a un'altra epoca in cui non sono più i valori creduti a farci da collante. Abbiamo le piazze vuote mentre prima le piazze erano piene. Le fabbriche prima erano classe contro classe. Oggi questa roba non esiste più. Si è sfaldata totalmente. Cos'è che fa da collante prevalentemente tra noi? La paura. L'odio. La paura. Da collante. L'odio fa da solvente. La paura fa da collante. Noi siamo accomunati da una diffidenza e da un terrore generalizzato nell'ultimo periodo. Ecco allora che l'archetipo apocalittico comincia di nuovo a farsi vivo, negli ultimi 20 anni, diciamo, con una serie di connotati che, questi sì, consentitemelo, fanno la storia. Perché determinando le nostre coscienze ci spingono a delle azioni o a delle scelte, piuttosto che altre azioni o altre scelte. Ecco allora che, se guardiamo, nel momento che stiamo attraversando, la crisi economica è un bellissimo esempio di come l'attivazione dell'archetipo apocalittico abbia generato in noi una sensazione di fine. Ormai sono 7 anni che c'è questa crisi, dal famoso 2008. Sono 7 anni pieni che è scoppiata questa crisi, che prima era quella della finanza. Vi ricordate che è nato tutto da questa... Interessante anche il tema simbolico di qualcosa di virtuale, no? Che poi ha degli effetti sul reale. La crisi economica è il paradigma simbolico di un'apocalisse. Perché? Perché il timore nel retro delle coscienze è l'azzeramento di tutto quello che è accumulato, con lo spettro che non ci sia corrispondenza tra un oggetto reale e il suo presunto valore. Per esempio il fatto che oggi i paesi non abbiano più i lingotti d'oro, che sono il corrispettivo aureo delle banconote che circolano. È un'altra storia finita. Oggi la cartaccia e la ferraglia che abbiamo in tasca è realmente cartaccia e ferraglia, finché c'è cartaccia e ferraglia, quando non saranno solo 2 tasti su una tastiera a determinare i valori totalmente virtuali di quello che hai accumulato prestando la tua energia 8 ore al giorno per X anni, facendo qualcosa di cui potrebbe anche non fottertene. No, è virtuale, sì, è virtuale per eccellenza. Allora c'è passata l'idea, la paura, in termini apocalittici, che un eventuale default, vi ricordate, no? Questa è la parola spettro, no? L'idea che possa finire, cioè che la polverizzazione del valore, in realtà per una società che ha costruito molto, investito moltissimo sul denaro, la proprietà, eccetera, è lo spettro di un'apocalisse, peggio della morte. Così con la crisi economica abbiamo assistito all'impennata dei suicidi, per esempio. Cioè, ho perso il lavoro, ho perso la fabbrica, ho dovuto chiudere, così il mio stile di vita è cambiato, non ho più la qualità di vita di prima, ma ammazzo. E non è secondario questo effetto, cioè questo è un effetto gigantesco di quello che accade quando si attiva un esempio, no? Una sfaccettatura di che cos'è l'archetipo dell'Apocalisse. Oppure, adesso più che mai in questi giorni, il terrorismo che non c'è più a casa nostra, adesso ce lo ritroviamo in casa portato da qualche elemento che a noi è estraneo, culturalmente parlando. Per esempio il terrorismo di matrice religiosa, il fondamentalismo, l'Islam, oggi in particolar modo, fa scattare dei meccanismi che riverberano nell'inconscio collettivo proprio quei tratti tipici dell'Apocalisse. Perché? Perché noi abbiamo a qualche chilometro da noi il Medioevo. Vi ricordo che nella cultura dell'Islam non c'è stato un illuminismo. E siccome non c'è stato un illuminismo, la differenza tra religione e politica non c'è. E a noi può sembrare assurdo, sbagliato, tutto quello. Però noi l'illuminismo abbiamo avuto, loro no, quindi io non posso fare una colpa storica a chi non ha avuto l'illuminismo, perché non sono passati da questa scissione. Così noi ci troviamo con
le modalità e le dinamiche del Medioevo, le gole tagliate, che possono essere un esempio simbolico fortissimo, no? Le teste tagliate di qualcosa di medievale, la spada, insomma l'arma bianca, cioè qualcosa che da noi insomma è lontana come idea, il rogo che è stato, sentivo ieri l'altro, e questo, se lo interpreto simbolicamente, è un potentissimo esempio di effervescenza apocalittica, perché è qualcosa che non ci appartiene, viene a introdursi nel nostro piano di esistenza. Ormai ci appartiene per forza, perché abbiamo una storia che non possiamo dimenticare, che è il colonialismo, no? Cioè noi abbiamo aperto le danze andando in certi paesi a sfruttare determinate situazioni. Oggi si paga anche il prezzo di sta roba, naturalmente. Però il problema di integrazione e accoglienza, come dicevamo prima, del mito di Europa, questa ci fa sbattere in faccia l'applicazione di una legge della Sharia in una città come Parigi, dove è stata applicata la Sharia. Perché quell'atto di Charlie Hebdo è un'applicazione della Sharia a casa nostra, no? Prima ancora che terrorismo, tu devi capire lì il motivo è che è stata applicata la Sharia in una città che è l'icona della rivoluzione francese. Queste sono cose che danno da pensare, no? Ora, in termini apocalittici ci sarebbe una riflessione interessante da fare su questi simboli e su come mai il terrorismo di matrice religiosa, il fondamentalismo abbia attecchito, radunando insieme i più pazzi di tutti, più o meno in un modo non troppo dissimile da come si sono radunati insieme altri pazzi, alla luce della storia pazzi, che però 100 anni fa, o meno, riempivano le nostre piazze, anziché mossi dal fervore religioso, dal fervore ideologico, politico, dietro gli Hitler, gli Stalin, i Mussolini di turno, con anche lì torture, obbrobri e morti di ogni genere. È possibile un effetto contagio delle coscienze quando un archetipo si attiva in maniera forte nella psiche di un individuo? Sì, è possibile un effetto contagio, cioè anche la psiche è contagiosa. Quindi l'abbiamo visto, noi l'abbiamo visto, i miei nonni o magari i genitori di alcuni di voi ci sono passati da quei momenti e l'effetto contagio in quel momento non lo subisci come un contagio, non te ne rendi conto, è un credo. Stai solo abbracciando un credo. Che ne sappiamo noi di come la storia giudicherà fra 100 anni o meno quello che stiamo facendo adesso, quello che stiamo per fare adesso? E la storia è un tribunale che poi giudica se stessa sempre a posteriori, naturalmente. Abbiamo bisogno di un cambio di paradigma. Quanto sarebbe apocalittico se venisse ufficialmente dichiarata, piuttosto che lo vedessimo con i nostri occhi, l'intervento il contatto con una civiltà più evoluta di noi proveniente da un altro pianeta, gli alieni? Quanto sposterebbe in maniera radicale tutto l'ordine conosciuto delle nostre percezioni, della costruzione della nostra coscienza? Sarebbe più che rivoluzionario, capite? Di colpo noi ci troveremmo con le nostre divisioni, no, tra vicini di casa, a pensarci per la prima volta umani, tutti, perché ti confronti a qualcosa di non umano, non terrestre, per esempio. Difatti questo dei culti ufologici, no, che è venuto fuori insomma nell'ultimo cinquantennio in particolar modo, non è un caso che si sia attivato particolarmente, Jung ne fa uno studio interessante, dopo la seconda guerra mondiale. E lo so che ci sono dei casi precedenti, ma dopo la seconda guerra mondiale diventa argomento di massa. Io quando ero piccolo, io non so se voi vi ricordate, ma all'inizio degli anni 80 non era affatto raro che il telegiornale nazionale della RAI parlasse dell'avvistamento avvenuto nella città di. Oggi siamo già talmente avanti rispetto a questo che non se ne parla più nei telegiornali perché evidentemente tutto è già stato creduto e smentito e ricreduto e masticato troppe volte, ma all'inizio, diciamo, nel primo ventennio o trentennio erano notizie dalla stampa, notizie da TG1. Io me lo ricordo questo, all'inizio degli anni 80, e chi è un po' più grande di me ricorderà cose simili negli anni 70 probabilmente. C'è anche una scuola che invece interpreta la civiltà superiore che viene incontro a noi non necessariamente per distruggerci o colonizzarci, ma per insegnarci qualcosa.
Ma non è occidentale. Anche oriente. Sì, anche occidentali. Per esempio esiste un culto, Rael. esatto, il culto di Rael. Infatti volevo chiedere Direi di sapere di qualche cosa sì. di quello lì, però non è più Sì, sì. sentito. C'è Ma ancora- adesso ultimamente se ne parla un po' meno, una volta, insomma, fino a 7-8 anni fa era abbastanza Sì. forte. E la dottrina di fondo è che fin dai tempi più remoti siamo stati, gli uomini dell'antichità sono stati aiutati da esseri di altri mondi, evidentemente più evoluti, che hanno anche indirizzato le dottrine del cristianesimo, per esempio, sarebbero frutto di teorie provenienti da altri mondi, poi se ne sono andati per vedere se più o meno ce la si cavava da soli e sono pronti a tornare perché vedono che non ce la caviamo abbastanza. Il discorso di Rael poi è questo, in realtà si chiamano culti ufologici, ma ce ne sono tantissimi. Rael è un caso semplicemente più conosciuto, ma è questo è un altro tema simbolicamente legato all'Apocalisse, per forza, perché è una rivelazione, si parla proprio di rivelazione, se succedesse di imbattersi, oppure in un'ufficializzazione del fatto di essere visitati da esseri provenienti da altri mondi, per esempio. E non è l'unico. Io l'esempio della crisi economica o l'esempio bellico o del terrorismo, ok, sono esempi forti, crudi, però pensate a questo. Avete mai sentito parlare di stockpiling? È un fenomeno diffuso negli Stati Uniti dai tempi della guerra fredda e che ha coinvolto e coinvolge tuttora milioni di persone, anche se la guerra fredda è stata per alcuni anni un po' meno fredda, adesso si sta scaldando di nuovo, però per un po' di tempo c'è stata una guerra tiepida, no? o freschina, eppure lo stockpiling è continuato. Un sacco di persone negli Stati Uniti hanno investito fior di quattrini per comprarsi dei bunker antiatomici. Siccome molte case lì hanno il giardinetto, eccetera, tu ti fai il tuo bunker e lo riempi di derrate alimentari e di beni di prima necessità che durino il più possibile e quando scadono li rinnovi, no? E lì accumuli anche armi, perché l'idea di fondo è che quando ci sarà bisogno di nascondersi perché la fine dei tempi è imminente, poi devi poter difendere quello che hai, no? E in un posto dove le armi circolano liberamente, ti puoi allenare a sparare, eccetera, quindi si accumulano anche le armi. E il fenomeno dello stockpiling è diffusissimo, cioè coinvolge milioni di persone che sono anche impegnate a pagare, anche lì, fior di quattrini per fare i corsi di sopravvivenza. No? Tu da solo nel monte con una corda, un accendino e... Ecco, quello è un altro... Nella filmografia il tema apocalittico è entrato pienamente dagli anni 50 con alcuni film su grandi cataclismi o invasioni aliene, nel senso deteriore del termine, fino a queste tematiche che hanno, tu dici giustamente immaginario in quel caso collettivo e non immaginale, perché il morto che risorge da terra è più vicino a un concetto quasi simbolicamente fiabesco, però poi se vai a leggere l'Apocalisse c'è un passaggio in cui si parla di morti che torneranno dalla terra. Allora l'archetipo apocalittico pienamente manifesto anche nella tematica zombie movie, no? Eccetera, eccetera. È interessante perché adesso questo archetipo si è risvegliato e quindi ci sono tutte le tracce in giro della percezione inconscia per chi la vive, ma chi ha occhi per vedere o scrutare con attenzione invece si rende conto di quanto stia emergendo in maniera sempre più evidente in termini consci, dell'imminenza della fine. Se non la fine per esempio, non è detto che sia il cambio di paradigma, come si diceva prima. Alcuni temono la fine proprio. E mi spiego meglio. Esiste tutto un filone di catastrofismo che teme gli eventi, cataclismi di ordine naturale e quindi si prepara, si predispone all'idea che le cose possano finire perché magari un meteorite piuttosto che un asteroide finisce per colpire il nostro pianeta e come sono spariti i dinosauri che erano i veri signori della Terra fino a quel giorno, da un momento all'altro con un evento di un minuto è cambiato tutto, ma lì proprio nel senso che quella pietra che ha colpito il pianeta ha fatto strage di tutto quello che c'era. Se noi siamo qui è grazie a quella roba lì, perché non ci saremmo mai sviluppati altrimenti, quei rettiloni che c'erano in giro all'epoca. Oppure pensate sempre legato al clima e all'archetipo dell'Apocalisse, quello che oggi è chiamato global warming, cioè il riscaldamento globale, no?
Allora, c'è gran parte della comunità scientifica che ha accertato, così dicono, ha attestato e accertato che il riscaldamento globale è provocato dall'azione dell'uomo che, a furia di le sue produzioni, le sue azioni, eccetera, è riuscito a determinare dei cambiamenti climatici. E un'altra parte, minoritaria per la verità, però un'altra parte della comunità scientifica che dice no, la Terra ha sempre avuto i suoi riscaldamenti, i suoi raffreddamenti, a prescindere da chi la abita e da che cosa ci facciamo. Quindi, se è vero che nel 1100 ci sono i documenti che parlano degli ulivi alle pendici del Monviso, qua, vuol dire che 900 anni fa il clima in Piemonte era tale da permettere distese di ulivi sotto il Monviso. Vuol dire che faceva più caldo. Però poi io parlo con mia nonna e mia nonna mi dice che gli inverni degli anni 40 si aprivano gli alberi al Valentino, era meno 25 gradi, eccetera. E quindi ovviamente c'è chi dice ma la Terra continua ad avere i suoi riscaldamenti e raffreddamenti a prescindere dalla presenza dell'uomo. Però è anche vero che noi un ruolo, per esempio con i rifiuti e i veleni provocati dallo stoccaggio bislacco dei rifiuti, è vero che questo degli effetti li ha per esempio sul cibo che mangiamo, sul cibo che noi produciamo e poi ci mangiamo. Quindi sai, uno può anche vedere il riflesso di un archetipo apocalittico in una situazione di questo genere. Allora, io adesso vi ho lanciato tutta una serie di esempi che sono esempi, per dirvi cosa? Alla fine per dirvi che è tornato in vita l'archetipo, no? Cioè si è attivato di nuovo l'archetipo apocalittico. Quando si attiva questo archetipo, di solito la paura la fa da padrona. Siamo un po' perversi in questo noi, perché a nessuno piace avere paura, ma un po' tutti ne hanno bisogno. Essendo il residuo collante tra le umane genti, ormai siamo un po' viziati, per non dire assuefatti, drogati, no? A certi tipi di informazioni. E quindi è abbastanza naturale che se io aprissi il giornale e leggessi che 100.000 operai sono andati a lavoro stamattina a Torino e 99.999 sono tornati a casa, non sarebbe una notizia. La notizia è che un operaio è morto sul lavoro. Cioè è l'interruzione della regola a far notizia, non la norma. E questo spiega in parte la nostra attrazione o fascinazione per quello che ci spaventa. È una sorta di esorcismo. Alla fine, secondo me, e se ne parla poco, però dietro l'Apocalisse come archetipo c'è anche una proiezione molto naturale. Tutti noi sappiamo di essere degli esseri destinati a morire. E anche se questo non è argomento di discussione, perché non ne parliamo mai, anche se non ne parliamo mai perché non è argomento di discussione, preferiamo non farlo, il nostro inconscio fa i conti con il fatto del sapere della nostra caducità. E il sapere della nostra caducità è qualcosa che richiama l'idea apocalittica nel senso della fine. Siccome sappiamo che possiamo sparire noi, ma con noi non sparisce per forza il mondo, e quindi chi ha dei figli, per esempio, chi ha fatto dei figli, vive nel figlio l'ottica della continuità, no? Naturalmente. Allora questo riesce a creare una sorta di integrazione tra la sopravvivenza, che è anche la sopravvivenza di un archetipo, e il fare i conti con la caducità o con la mortalità, che vuol dire fare i conti con un altro aspetto dell'archetipo, cioè l'Apocalisse come fine, come conclusione. E in molte culture, io partirò da qui, mercoledì prossimo, in molte culture si è parlato della fine. L'Apocalisse di Giovanni non è un testo unico, non è, come accade sempre anche con i testi sacri, non è caduta dal cielo come un meteorite e di colpo ci troviamo ad avere a che fare con un libro unico nel suo genere, eccetera. Esiste una letteratura apocalittica, una letteratura vastissima. Esistono apocalissi del giudaismo, esistono apocalissi del cristianesimo diverse e non poche, esistono apocalissi o qualcosa che possiamo richiamare all'idea dell'apocalisse nello zoroastrismo, esiste un'apocalisse nel mondo norreno, cioè vichinghi, esiste qualcosa di simile all'apocalisse nel mondo hindu, con gli yuga. Quindi abbiamo un panorama piuttosto variegato e vasto di
letteratura sul giudizio finale o la fine dei tempi, eccetera, eccetera. Noi partiremo da questa panoramica su altre culture per poi arrivare a Giovanni, perché Giovanni ci è più vicino culturalmente, scrive in greco, si rifà a Platone, è un gnostico, quindi si rifà allo gnosticismo, e a livello simbolico quel libro lì nel paesaggio montuoso della letteratura apocalittica svetta come il Monviso svetta nello skyline delle montagne torinesi, cioè è veramente di portata così sofisticata, così profonda che merita di essere approfondito, capite? Naturalmente. E quindi faremo prima un viaggio panoramico attraverso alcuni esempi di letteratura apocalittica. Poi arriveremo al centro, e quindi a Giovanni, e cominceremo a portare avanti in maniera parallela i due punti che vi ho segnato. Quello globale, archetipale, che si rifà alla cultura junghiana, è una lettura di tipo non solo strettamente psicanalitico, è qualcosa di più, visto che coinvolge l'attualità, come vi ho fatto con gli esempi di cui abbiamo parlato. Che cos'è il trucco dietro questo numero 1? Dietro questo numero 1, l'Apocalisse che cosa insegna, che cosa dice, secondo questa visione qua? Ci dice che il sé dell'inconscio collettivo sta per manifestarsi. Il sé, che nel linguaggio junghiano è il vero centro della psiche, la vera identità, la base della psiche, nell'inconscio collettivo il sé, chi è? È quello che abbiamo chiamato sempre Dio. L'uomo ha percepito il sé dell'inconscio collettivo come il divino, il trascendente. E quando Nietzsche, secolo e mezzo fa, scrive in maniera non provocatoria, ma con un'intuizione incredibile, che Dio è morto, in Così parlò Zarathustra, non sta offendendo, non sta provocando, ma ha colto quello che dall'illuminismo, dalla rivoluzione francese, eccetera, è successo nelle coscienze occidentali, cioè la morte di quello che abbiamo percepito come Dio, fino a quel momento, e lo schiacciamento dell'orizzonte divino nell'orizzonte umano. Ma non siamo ancora sufficientemente avanti per permettercelo, cioè per permetterci di reggere questo discorso. Ne possiamo parlare? Alcune elite ne possono parlare, il nostro intelletto lo può accettare se siamo sufficientemente avanti culturalmente come coscienze per permettercelo, sì, ma non possiamo viverlo ancora, non è ancora il momento. Ecco perché è apocalittico questo momento. È apocalittico perché siamo ancora a un passo dal vedere realizzare il sé dell'inconscio collettivo che emerga in una coscienza collettiva. Ci vorrà ancora sia tempo che una serie di eventi, probabilmente gli esempi che abbiamo fatto sono eventi che possono prendere una piega o un'altra per favorire l'accelerazione di quel processo. È chiaro? Questo vi è chiaro? Mentre il punto 2, nel punto 2 scopriamo qualcosa che può lasciare interdetti. L'Apocalisse in quel caso, più in termini individuali, ha a che vedere con la costruzione della tecnologia proprio, tecne e logos, della tecnologia dell'anima o dei corpi sottili. Esiste una scienza, perché si parlava di scienza sacra, trasmessa con le iniziazioni, prima in Oriente e poi in Occidente, su come arrivare a costruire uno stato di coscienza che possa avvicinare quel tipo di illuminazione, eccetera, eccetera. La cosa curiosa è che la lettura di Giovanni in questo senso può lasciare interdetti perché alcuni punti presentano per esempio alcuni apparenti errori grammaticali in greco. Cioè il greco in cui scrive Giovanni non è esattamente puro. Allora alcuni dicono ma questo qua che si fa chiamare Giovanni o si autodefinisce Giovanni forse non era greco. Probabilmente non era greco, ha dovuto imparare il greco, ci sta che gli scappi qualche errore. E va bene. Però se è lo stesso, e gli storici e i filologi dicono che è lo stesso, Giovanni dei Vangeli, nei Vangeli scrive meglio. Nell'Apocalisse scrive un po' peggio.
con degli errori o con delle espressioni bislacche. Allora alcuni hanno pensato, ma magari sai, Giovanni nell'Apocalisse è stato pervaso da una visione, quindi ci sta che abbia scritto in uno stato di coscienza, non convince però quest'idea, no? Cioè vabbè, era un po' sfasato. Allora qualcuno si è preso la briga di fare un'operazione intelligente. Ora, l'ebraico, che non è la lingua del Nuovo Testamento, ma del Vecchio Testamento, l'ebraico non ha e non usa i numeri arabi, hanno solo le lettere e i numeri li scrivono con le lettere, ogni lettera è anche un numero, quindi una cifra si scrive con delle lettere. Allora qualcuno nel mondo dell'ebraismo ha cominciato in particolar modo in una branca della Kabbalah a pensare che siccome ogni parola che è composta da lettere può essere tradotta in numeri, le parole che hanno gli stessi numeri o dei numeri particolarmente significativi vogliono dirci qualcosa, cioè ci dicono vai al di là di questa parola, guardala dal punto di vista numerico. Allora qualcuno intelligente ha fatto la stessa operazione per il greco, perché anche il greco ha per ogni lettera dell'alfabeto un valore numerico. E guarda caso cosa è venuto fuori? Che dove c'erano parole strane o addirittura errori grammaticali, venivano fuori dei numeri che danno un senso a quell'errore grammaticale. Cioè, se lui scrive una parola con 2 A e in greco si scrive con una sola, dici, oh cacchio, questo è un errore. Ma poi se traduco quella parola nel suo corrispettivo numerico senza la A, cioè facendo finta che l'errore non ci sia, ha un valore numerico che può essere insignificante. Con quella A, con un 1 in più, ha un valore numerico che invece cambia, perché simbolicamente è rilevante. Allora questo ha fatto pensare che ci sia anche qualcos'altro che interviene, in questo caso in maniera decisamente più razionale probabilmente, più frutto dell'ingegno, per celare nell'Apocalisse una specie di puzzle. È un puzzle che non è solo un puzzle cifrato, naturalmente, ma in cui i numeri hanno importanza. Qui sta la saggezza, qui sta la saggezza. Chi ha intelligenza calcoli bene il numero della bestia perché è un numero di un uomo, quel numero è 666, per esempio. E lì su questo numero 666 si è detto e scritto di tutto. Però lui apre quella frase, qui sta la saggezza, e poi dice quella frase di quel numero. Ci sono alcune parole chiave nell'Apocalisse che hanno dei valori numerici particolari. Questa è una chiave interessante, non è un giochino masturbatorio dal punto di vista della mente, anche perché non lo lasceremo così, fine a se stesso. Cercherò di mostrarvi, grazie ad alcuni autori che se ne sono occupati alla fine del 1800 e non sono mai stati tradotti in italiano, uno su tutti James Morgan Price della Cornell University statunitense, che si integrano queste nozioni numeriche perfettamente a una serie di informazioni che riguardano quella costruzione di corpi sottili di cui vi parlavo, cioè dove i numeri diventano lo specchio simbolico di un'operazione. Vi ricordo che nella fisiologia del corpo sottile in India tutto il modello della illuminazione è basato su un'energia in particolare che è identificata in un serpente. Questo serpente è chiamato Kundalini, colei che è avvolta, e questa energia deve essere fatta risalire lungo la colonna vertebrale, passando attraverso un numero di ruote, in sanscrito chakra, che tradizionalmente quante sono? 7. E si dice che il serpente deve spezzare i chakra o perforare i chakra. Vi ricordo che nell'Apocalisse abbiamo 7 sigilli che devono essere spezzati, 7 trombe o soffi, 7 prana o energie che emanano, annunciano ogni volta una serie di eventi simbolici. Questa sovrapposizione sarà la seconda lettura che daremo parallelamente alla prima e che è una vera e propria manuale di tecnologia del corpo sottile. Va bene? Questo sarà il binario che seguiremo per i prossimi 14 incontri. Aspettatevi che ci sia roba parecchio tecnica, però
ci soffermeremo con calma su questi aspetti. Secondo me è interessantissimo, perché può essere insomma una rivelazione. Poi per il resto faccio mia l'espressione di un rabbino che ho avuto modo di ascoltare poco tempo fa in una lezione sulla Kabbalah, che ha detto: le buone domande non hanno mai una risposta, tutte le altre domande non la meritano. Avete domande?